e benvenuti a tutti alla prima passeggiata con gli autori di questa 19ª edizione del Festival Passaggi d'autori Intrecci Mediterranei. Siamo contentissimi questa mattina perché siamo con due dei registi della sezione principale del festival, la sezione Intrecci Mediterranei, di Ahmad Alyaseer, il regista di thakarina, unthana. Ciao Ahmad. Ciao, good morning. E Amira Louadah, la regista di Arche. Good morning, guys. Nice Good to meet you. morning. Hi, Thank hi, you. nice Ciao, to meet you. ciao. How are you doing? Where are you? I'm in Jordan. Ok. And I'm in France. E dicevo, dove sono? Ahmad è in Giordania, ad Amman, e invece Amira è a Nîmes, nel sud della Francia. We really love your short movies, and we would like to start from the beginning, actually. Like, which was the reason why you decided to tell us this story? Quindi, dicevo, vorrei partire dall'inizio e mi piacerebbe chiedergli come hanno iniziato a lavorare su questa idea, qual è stato lo starting point del motivo per il quale ci hanno raccontato questa storia. Ahmad, you first. Okay, so basically the theme of death in our film is generally inspired from our family. We've witnessed like almost 18 deaths in the past 10 years. So my sister and I, who's the co-writer, we're really familiar with the process of burial and funeral and all of that. But the specific topic of the transgender daughter, it was inspired when we met Busi. She's a transgender woman from the Middle East. She got official approval to do the transitioning, and she transitioned. She thought when she did the transitioning that her life would be easier. Everybody would accept her now because now she fully transitioned. But to her surprise, yeah, you want to translate or? Sì, diciamo appunto per Ahmad diciamo lo starting point, poi alcuni di voi vedranno a breve quindi il cortometraggio di cui stiamo parlando, il punto iniziale è stato appunto che lui e sua sorella che sono coautori di questo cortometraggio ehm, sono partiti da una consapevolezza e da un'abitudine ai processi ehm, funerari diciamo in Giordania che hanno sono molto particolari e diciamo però il motivo per il quale hanno deciso di raccontare questa storia è che hanno conosciuto una persona del Middle East che ha deciso di fare il percorso di transizione, quindi di cambio di sesso, ed ha creato ovviamente grandissimi problemi. Did it. Yeah, but to her surprise, when You she can go, did the Ahmad. transitioning, she wasn't accepted from her family Mhm. or friends. And the Ah, worst part ok. is that Quindi even quando her lei ha legal papers, fatto... yeah, the worst Ok? part, even her legal papers, they still mentioned her as a male, like in her ID, in her passport. So imagine all the hassle she went through when she's pulled over or when she travels. And that's where the story was triggered. Ok, quindi ci diceva che quindi questa donna che ha deciso di fare la transizione, in realtà quando poi ha fatto la transizione ha scoperto suo malgrado che in realtà non veniva accettata e dalla sua famiglia, cioè la famiglia non ha accettato questo cambio di sesso e dallo Stato, cioè in realtà non ha avuto una prova legale del fatto che avesse cambiato sesso, quindi continuava ad essere considerato come un uomo quando invece appunto era diventata una donna, quindi è una cosa... E questo è stato il punto di partenza per il film, ecco. Ok, clear. And Amira, for you? For me, actually, I met the protagonist, Fateh, during my wanderings in my neighborhood. Mhm, I was taking pictures of his garden, and mhm. his garden, like he has a lot of objects, well assembled. I saw something about design in his garden, and he told me, if you like this, you should come see something. Yeah, and that's how I met Fateh, and I arrived in the construction site. Wow,
Invece per Amira quindi è stato che ha conosciuto casualmente il protagonista del documentario mentre stava facendo delle foto al suo giardino, che le piaceva moltissimo, e quindi diciamo, si sono iniziati a parlare e ho detto, va bene, se ti piace questo giardino devi conoscere un posto. E quindi da lì è partito tutto il processo di lavoro. Guys, before going further with the interviews, I want to show you the place where we are. That it's incredible. Uh, I will show you around, and here we have the crew. Good morning. Good morning. We are all of us, Sant'Antioco's crew, and this is the place where we are. Like we are in the Turri Tower. It's an incredible place, and I would like to. It's incredible, actually, and it's windy today, but it's nice. And I would like to introduce you, Matteo. Hi, I forgot the surname. Matteo Guglielmini, that will tell us a bit about the tower here. Just I translate. Nice. Siamo alla torre di Turi e siamo in questo posto incredibile e adesso ci faremo raccontare qualcosa della torre. Ecco, prego. Ciao, allora, non voglio correggerti. Ah, Torre Canai. Canai Tower, not Tower of Turri. Allora, è una vecchia torre, non molto antica, del 1757, costruita non dagli spagnoli come molti pensano, ma dai Savoia. Okay, I translate. It's like it's not that ancient as a tower, and it was built during the 17th century, 18th century, not by the Spanish, but from the Saraceni. No. Piemontesi, Savoia. Savoia. Durante il regno di Sardegna. Ok. Allora, questa torre praticamente non aveva nessuna valenza militare. Era una torre di controllo del territorio. Ok. Sotto, in questi spazi di mare, in queste coste, soggiornavano anche. All'epoca esisteva la quarantena. Ok. Perciò queste torri erano anche, oltre che controllo del territorio dei commerci, era anche controllo di chi sbarcava, di chi partiva. Okay, it wasn't a military tower, but it was like a control tower, and under this place there were lots of ships that were staying here to be controlled, because it was a point where you could control which boat were arriving to the island, because we are in Sardinia right now, but we are not on the mainland. We are in a little island next to Sardinia that is called Sant'Antioco. Ok. And that's it? No, è questo? Allora, sì. A 100 miglia c'è Sì. la Tunisia. Ok. È il punto più vicino all'Africa, questa. And in 100 miles we have Algeria. No, scusa, Tunisia. Okay. Incredible. Thanks. Okay. Thank you. And so I would like to talk also, like talking about this wonderful place, about the images of your movies. For example, in the work of Ahmad, I was really touched by some decision you made as a director. For example, in the movie, there are lots of doors that are shoots during the film, and I would like to ask you if you already think about them during the writing process, or if you decided to shoot them while you were shooting. I just translate. Io volevo parlare delle immagini nei loro cortometraggi. Sono rimasta toccata da alcune scelte. Ad esempio, nel corto di Ahmad c'è una forte presenza di porte che ritornano diverse volte all'interno del cortometraggio, e volevo chiedergli se fosse una cosa che aveva già deciso nel processo di scrittura o se invece fosse stata una scelta successiva durante o poco prima delle riprese. You go. Yeah. So basically everything that you've seen in the film was thought of. Nothing was decided on set at all. But it wasn't decided during scripting. It was decided during the development.
the idea Ok, of the door, there was a specific detail that we wanted the audience to see, is that throughout the film the doors are always locked because exactly. they're really afraid that people would see them, they're ashamed, but at the end of the film he would just open the two doors and they would remain open because he did what he felt is right, the father. So the journey of the door Mhm. was thought of. We wanted the audience to feel the process that the father went through the doors. Ok, lui diceva quindi, diciamo, diciamo, di base tutto quello che si vede nel film è stato deciso durante il processo di scrittura, niente è stato casuale, diciamo, preparato prima di girare. E nello specifico la parte sulle porte era una cosa a cui lui e sua sorella ci tenevano moltissimo, perché queste porte che ritornano più volte all'interno del corto e che sono sempre chiuse, raccontano questa difficoltà a fare un cambiamento. E proprio sul finale invece che vengono lasciate aperte, raccontano come il processo di cambiamento dei genitori rispetto all'argomento di cui si parla all'interno del corto. But like for you, it was an happy ending or a bad ending, the end of the short movie. I would say it's a harsh ending. It's realistic. It's definitely not happy. Definitely, it's very harsh. It's even hard to watch. Like some people felt like I don't. Yeah, like they felt. Yeah, it was hard to watch. Yeah, I kind of agree. Dicevo, se per lui fosse una scelta, diciamo, il finale del corto fosse un finale buono o cattivo in un qualche modo, e diceva è un finale doloroso perché per molte persone è proprio doloroso guardarlo. Sì, I was really touched by the fact that like you you have a line in the short movie that is like and while the mother she's praying she says and a family better for her like uh, like Yeah, at the ending. to Yeah, change because us, no. and the irony is this is the actual prayers for the dead in in Exactly. our culture and in our religion. So basically, it just fits the situation of the film perfectly. Yeah, it was really touching actually. And Amira, for you, I would like to ask you if you always like work with documentary, or if it's the first time for you, as you what's for you? What's Yeah. cinéma du réel or fiction? I started video by making communication video for my design project initially, and then I did a short film fiction, and then I did my documentary La Grosse Moula ou les Méchants about mixing languages in Algeria. And Okay. yeah, and now I have the Arc, which is docu fiction, like Docu-fiction. Ah, mixing okay. reality with fiction. Because in my Okay. film, most of the scene are taken from the reality. Like people were actually saying all this sentence about self-defense, and then I had my vision, and yeah, I mixed them. Ok, ok. Allora chiedevo ad Amira quale fosse, cioè diciamo appunto se lavorasse sempre sul documentario, se invece fosse una novità, insomma, fiction o cinema del reale. E lei mi ha detto che ha iniziato a lavorare facendo dei video più in un qualche modo commerciali per gli studi che ha fatto. Poi ha realizzato un corto di finzione, poi ha realizzato un documentario ed è arrivato a realizzare l'Arche, che è in realtà una via di mezzo tra un documentario ed un lavoro di finzione, perché diciamo quasi tutte le immagini prevedono delle scene in cui le persone parlano, dicono le cose normali di défense, mi diceva di difesa, però ci sono alcune cose che poi l'avevano molto ispirata e quindi era partita per il suo processo creativo. Uh, I just like want to ask two things.
First of all, like how is the film industry in Algeria and in Jordan? And then the last question. Volevo chiedergli come fosse la situazione, diciamo, della film industry in Algeria e in Giordania. Amira, you start. Yeah, I can. In Algeria, there isn't exactly an industry. Okay. It's more like craftsman cinema. I didn't get. Craftsman, like we do with what we can our cinema in Algeria today. Okay. Yeah. Ok. Quindi dice, intanto dice, in Algeria non c'è una reale industria cinematografica, ma diciamo si organizzano, non ho capito il termine in inglese, scritto qualcosa tipo artigianale, quindi fanno il cinema con quello che possono, con quello che hanno. E, in Jordan, Ahmad? The film industry in Jordan, we have a small industry, but the crew are really talented. Like most of the crew worked on very big budget films like Star Wars, The Hurt Locker, The Martian. We do produce films, but the number of films that we produce are not that much. Like we maybe every 2 years we would produce one feature film or two feature films, and maybe quite a few short films. But the films we produce, they really go big. Like there's Veep that was nominated for the Oscars. Inshallah, a boy this year, a feature film. It played at Toronto and at Cannes. My short film is now eligible for the Oscars. So we do produce small amount of films, yay! but they go big, which shows that we have a very talented crew. Okay. You're a Jordan supporter. Yeah. Of course. Diceva invece Ahmad che quindi la film industry in Giordania non è molto grande e producono molti pochi film, diceva negli ultimi 2 anni hanno girato solamente un lungometraggio, però in realtà molti degli operatori giordani lavorano su grandi produzioni internazionali come Star Wars. In realtà però diceva che nonostante i pochissimi lavori che vengono realizzati dalla film industry giordana, si hanno delle ottime risposte, quindi ci sono film che vanno a Cannes, a Toronto, girano nei festival più importanti mondiali e ci diceva Ahmad che il suo film che abbiamo qui presentato al festival è attualmente eleggibile per gli Oscar, quindi inizierà a fare un percorso per entrare nella cinquina dei cortometraggi selezionati agli Academy quest'anno. So we have the film cross for you. And so just to leave you in the best way we can, like I would like to ask you, what are you working on, or what are your plans for the future? If you have, So, if you just chill out, it's nice to chill out. Well, I think you can't chill out as long as you're a filmmaker, because you barely make money and you have to do so many projects, and it's a continuous struggle. It's true. Well, basically, now currently I'm directing a kids show called Sesame Street. I think people are familiar with it. I've been the director for the past 5 years, so this is my source of income. But on my other projects, I have 2 feature films in development. One of them is based on the short with the same title, so we dig deep into the story of the short. And we have another short film that we're hoping to make by next summer. Okay. E allora dicevo quali sono i vostri futuri, dice poi se non ne avete, Ahmad mi diceva che anni che è diciamo la fonte di reddito diciamo più solido attualmente, e però sta lavorando sullo sviluppo di un lungometraggio che è lo sviluppo del cortometraggio che abbiamo qui a Sant'Antioco, e invece anche su un altro corto. And what about you, Amira? I'm currently editing with a friend. We lost Amira. No. Hello? Yeah?
Can you hear me? Sì, yeah. Yeah, Yeah. Currently, we are finishing to edit a film with a friend. It's a documentary and shot in Algeria too. And I'm Ok. writing my next experimental movie. Yeah. Bravo! E mi diceva invece lei sta finendo di montare un lavoro con un suo amico e sta scrivendo il suo prossimo lavoro di documentary sempre. So for this, for now, maybe documentary actually. Pas fiction. It's docu-fiction, I think, but yeah, yeah, we're still editing. Yeah. Okay. So guys, was so nice to have you with us today. So lovely. I just show you around again, all the crew, Thank because we you. are like we're so happy to have you with us, and we wait for you here in Sant'Antioco next year. Would be nice. Yeah, Yeah. it would be very nice. Ciao. Veramente in bocca al lupo, Ahmad, as we were saying, like good luck for everything, and Thank you. we wait for you. Yeah. Thank Thank you you so so much. much. It was Thank such a you for pleasure. having us, guys. Yeah. Ciao. 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 Ciao.